Ciao ragazzi, oggi parliamo di Marko Savolainen, fortissimo atleta finlandese esploso negli anni 90 come una grande promessa, uno dei possibili contendenti al titolo di Mister Olympia in un'epoca estremamente competitiva. Dopo un inizio di carriera travolgente che lo vide conquistare la Pro Card IFBB a soli 21 anni, dopo 5 anni di allenamento e con soli 2 anni di carriera agonistica alle spalle, Marco è arrivato sulla scena professionistica nel 1997 con uno sviluppo fisico eccezionale che gli valse l'appellativo di Supermass, una combinazione di volumi muscolari, densità e condizione che gli permettevano di rivaleggiare con i più famosi Ronnie Coleman, Paul Dillett, Kevin Levroni e Nasser El Sombati. Di Savolainen stupiva soprattutto l'incredibile sviluppo dei bicipiti, fra i più incredibili della storia del bodybuilding, che gli conferivano un look iconico che ha lasciato un segno profondo nell'immaginario degli appassionati. Ma a grandi risultati spesso corrispondono grossi rischi e il lanciatissimo Marco, dopo solo pochi anni di carriera, con 4 gare professionistiche alle spalle, ha cominciato ad accusare seri problemi di salute, tra cui infortuni muscolari e, in particolare, una grave insufficienza renale, che lo costrinse prima alla dialisi e in seguito al trapianto di reni, obbligandolo ad abbandonare prematuramente la carriera agonistica e trasformandolo in una meteora, una promessa non mantenuta. Comunque, pur di fronte a queste avversità, Marco non si è perso d'animo e, lasciata la carriera agonistica, è rimasto vicino al mondo dello sport in veste di personal trainer e imprenditore e, ancora oggi, superati i problemi di salute, continua ad allenarsi con impegno, conservando una forma fisica rimarchevole, sebbene ben lontana dal fisico mostruoso che esibiva in gioventù. Un'altra storia, in questo caso fortunatamente a lieto fine, che ci riporta allo scottante argomento della pericolosità delle preparazioni per il bodybuilding agonistico estremo, che, unito alla filosofia del volere tutto e subito, porta troppo spesso ad avere ripercussioni nefaste sulla salute. In questo video ne ripercorriamo brevemente la storia e la carriera agonistica. Enjoy! Marko Savolainen nasce il 13 febbraio 1973 a Oulu, in Finlandia. Appassionato di sport da sempre, sin da ragazzino si dedica con successo agli sport di combattimento, dal wrestling al taekwondo, dalla kickboxing al pugilato, arrivando a vincere titoli nazionali juniores in Finlandia. La vera vocazione però la scopre intorno ai 16 anni, quando decide di dedicarsi al bodybuilding con una chiara visione in mente, diventare uno dei campionissimi di questo sport. La sua dedizione per la palestra paga e Marco cresce rapidamente. Dopo solo 3 anni di allenamento si sente pronto per le gare. Debutta sul palco a 19 anni, nel 1992, ai campionati nazionali finlandesi, ottenendo un promettente secondo posto fra i pesi medi nella categoria juniores ed un settimo posto fra i pesi medio-massimi nella categoria open. Non male per un debuttante, ma Savolainen non è soddisfatto. Sente di essere in grado di poter fare di più, di vincere il titolo nazionale e andare oltre. Nel 1993 si trasferisce a Helsinki per lavorare e allenarsi alla Ghost Gym locale e la leggenda narra che per un periodo abbia dormito in una stanzetta nel retro della palestra, mangiando, allenandosi, vivendo e dormendo immerso nel bodybuilding, conducendo una vita completamente dedicata alla palestra. In quel momento era tutto quello di cui aveva bisogno, racconta. I risultati della sua dedizione non tardano a farsi vedere. Il suo fisico si trasforma significativamente e un anno dopo, ai campionati nazionali finlandesi del 1993, Marco, appena ventenne, vince tutto, conquistando sia il titolo juniores che la categoria open nei pesi massimi e si qualifica per il Nordic Grand Prix, gara che vincerà a mani basse. Nel 1994, a soli 21 anni, dopo 5 anni di allenamento, con 2 anni di gare alle spalle, Marco conquista la Pro Card IFBB, coronando il suo sogno di diventare un bodybuilder professionista. Le sue statistiche non lasciano spazio a dubbi. Con un peso di oltre 120 kg distribuiti su 1,74 m di statura e braccia che sfiorano i 60 cm di circonferenza, Marco è pronto per confrontarsi con chiunque sul palco e le riviste di settore cominciano a parlare di Savolainen come di un possibile concorrente di Dorian Yates, allora il Mister Olympia in carica. Dopo alcuni anni passati a rifinire il suo fisico, Marco debutta fra i professionisti nel 1997 al Grand Prix IFBB della Finlandia, dove, presentatosi in ottima forma, ben figura a confronto con mostri sacri quali Ronnie Coleman, Paul Dillett, Nasser El Sombati e Kevin Levroni.
In gara sarà settimo superando campioni affermati quali Milos Sarcev e Lee Priest. Un ottimo risultato per un esordiente in una line-up così competitiva. Nel 1998 si riprova al Grand Prix IFBB finlandese, ma questa volta sarà solo nono. Torna sul palco nel 2001, prendendo parte a due competizioni, l'Ironman Pro Invitational, nel quale sarà dodicesimo, e il San Francisco Pro, dove finirà ottavo. Nel 2001 però arrivano anche i guai. Subisce diversi infortuni muscolari, in particolare strappandosi un bicipite e un pettorale, e si accorge che il suo fisico non risponde più bene alla preparazione pre-gara. Facendo delle analisi scopre che i suoi reni hanno dei problemi. I medici gli diagnosticano una grave insufficienza renale. È la fine della sua carriera professionistica. Si trova costretto alla dialisi per alcuni anni, durante i quali comunque, dimostrando uno spirito indomito, tornerà al suo vecchio amore, la kickboxing, nella quale si cimenterà ancora in un paio di incontri, vincendoli. Dopo alcuni anni di attesa, Marco riesce a trovare un donatore e si sottopone ad un trapianto di reni. L'intervento ha successo e gli restituisce la possibilità di una vita libera dalla schiavitù della dialisi. Sportivo nell'anima, in seguito Marco è rimasto vicino al mondo dello sport, in veste di personal trainer, imprenditore e divulgatore, promuovendo la sua linea di integratori alimentari e tenendo discorsi motivazionali per i giovani. Interrogato sui consigli che darebbe oggi ai giovani atleti e aspiranti bodybuilder agonisti, risponde come segue. Innanzitutto devo mettervi in guardia, lasciate perdere. Il bodybuilding è uno degli sport più duri che esistano e poche persone guadagnano bene. Inoltre dovete essere pronti a rischiare la vostra salute se volete diventare bodybuilder competitivi, soprattutto fra i professionisti. Se in ogni caso volete comunque essere dei bodybuilder, monitorate costantemente il vostro stato di salute, facendo spesso le analisi del sangue. Così, se c'è qualcosa che non va, potrete intervenire per sistemare le cose per tempo. È importante tenere sotto controllo il colesterolo, i reni, il fegato e naturalmente il cuore. Altra cosa molto importante è monitorare la pressione sanguigna. La pressione sanguigna influisce su molti fattori, può danneggiare i reni se è alta per molto tempo. Anche l'uso di farmaci antidolorifici può essere molto dannoso per i reni. Oggi, a 52 anni di età, Marco vive con la moglie Anna e si mantiene in buona forma allenandosi quotidianamente, continuando a seguire il suo stile di vita casa e palestra, senza ovviamente fare più uso dei farmaci che usava in passato. In palestra, all'apice della sua carriera, Marco si allenava seguendo un approccio in linea con i metodi utilizzati da altri campioni e mass monster dell'epoca, quindi utilizzando grossi carichi con un volume e una frequenza di allenamento medi, che integrava assumendo un enorme quantitativo di calorie quotidiane, suddivise in 6 pasti al giorno. Dotato di grande forza, fra le sue migliori alzate annovera un massimale di 260 kg nella distensione su panca piana con bilanciere, 6 ripetizioni con 240 kg nella distensione su panca inclinata, 8 ripetizioni con 360 kg nello squat alla Smith Machine, 6 ripetizioni con 180 kg nella distensione militare e 8 incredibili ripetizioni con manubri da 60 kg nelle aperture laterali da sdraiato per i deltoidi posteriori, un vero e proprio montacarichi. Famoso per l'incredibile sviluppo delle braccia, che si racconta raggiungessero quasi i 60 cm di circonferenza in fase di massa quando il suo peso superava i 130 kg, un tipico allenamento per bicipiti e tricipiti di Marco, nella fase matura della sua carriera, era una routine basata sulle super serie, nella quale alternava una serie di un esercizio per i tricipiti, seguita in rapida successione da una serie di un movimento per i bicipiti, che eseguiva facendo 15-20 ripetizioni per movimento, con la seguente routine. Dopo un breve riscaldamento, attaccava le braccia eseguendo 2 superserie di pushdown ai cavi e curl bicipiti ai cavi. A seguire faceva 2 superserie di estensioni tricipiti ai cavi sopra la testa, alternate con curl alla panca Scott ai cavi. E ancora 2 superserie di distensioni con bilanciere con presa stretta, intervallate con curl con manubrio da seduto. Poi una superserie di estensioni tricipiti sopra la testa con manubrio, in superserie con curl in concentrazione con manubrio. Finiva il lavoro specifico per bicipiti e tricipiti con una superserie di dip alle parallele seguite da curl ai cavi a presa inversa. Il tutto per un totale di 8 superserie eseguite con un buon carico, controllando i movimenti sia nella fase concentrica che nella porzione eccentrica dell'esercizio. A seguire completava l'allenamento delle braccia eseguendo qualche serie di lavoro per gli avambracci e i bicipiti brachiali. Al di là dei dettagli, Marco sintetizza la sua filosofia su dieta, allenamento e riposo in pochi semplici suggerimenti. Allenati in modo intelligente e mangia molto.
Usa pesi che puoi controllare e non esagerare con le serie. Limita la durata delle sessioni di allenamento ad un massimo di un'ora, un'ora e mezza. Mangia ogni 2-3 ore alimentandoti con cibi sani, assicurandoti di assumere 2-3 grammi di proteine per chilogrammo di peso corporeo ogni giorno. In genere io assumo fino a 6.000 calorie quotidiane, suddivise in 6 pasti al giorno, 1.000 calorie a pasto. Metà delle calorie le assumo tramite cibi solidi e metà con pasti liquidi a base di shake proteici e frullati, aiutandomi con le proteine in polvere se necessario. Il recupero psicofisico è molto importante, riposate il più possibile. Dormite 8-9 ore a notte e fate 1 o 2 pisolini al giorno se possibile. Imparate a rilassarvi e a gestire lo stress, riservando le energie migliori per l'allenamento. Riassumendo, Marco Savolainen è stato una meteora che ha illuminato la scena del bodybuilding IFBB sul finire degli anni 90, creando molte aspettative tra gli appassionati del settore, salvo poi scoppiare in volo dopo solo pochi anni di carriera professionale a causa di grossi problemi di salute. Oggi un po' dimenticato, sul finire degli anni 90, Marco era un titano con 60 cm di braccio e tutte le carte in regola per ambire al titolo di Mister Olympia. Di lui, oltre al fisico mostruoso, ricordiamo la grande determinazione nel perseguire i suoi sogni ed obiettivi, con un focus sulla meta che ha pochi eguali. Un mindset eccezionale che, tuttavia, lo ha portato a sottovalutare i rischi estremi del suo stile di vita. In poche parole, probabilmente in gioventù Marco si sentiva immortale, cosa per cui alla fine ha dovuto pagare un prezzo altissimo. Credo che la sua sia una storia esemplare, un potente monito per gli aspiranti campioni, che possono imparare dai suoi errori evitando di cadere vittime dello stesso destino. Noi auguriamo al simpatico Supermas ancora tanti anni di salute e serenità e concludiamo questo video con una sua saggia riflessione post carriera. Dice: sono felice di potermi ancora allenare in palestra e di fare kickboxing. Mantenersi in salute è la cosa più importante nella vita. Ciao, alla prossima!